Oh Daniele, stanno annunciando il film di Crash. Oh, ma hai saputo del film di Crash? Ehi Dani, hai saputo che hanno annunciato il film di Crash? Oh Dani, ma ne sei l'ultima. Si vocifera che a breve uscirà un film di Crash. Te sai qualcosa? Ehi Dani, hai saputo che hanno annunciato il film di Crash? Poi Dani, ma è vero che hanno annunciato un film di Crash Bandicoot? A quanto pare, sì. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone. E sì, avete capito bene. Dopo tutto questo tempo stiamo finalmente parlando di speculazioni o rumor o leak veritieri con una base che riportano quello che volevamo sentire praticamente da sempre. Un film di Crash Bandicoot è in sviluppo. A dircelo è Viz Cooper, un leaker piuttosto affidabile che nel corso degli anni, specialmente in questi ultimi anni, ha avuto modo di far parlare di sé, soprattutto perché ha avuto informazioni di prima mano sul futuro di Tomb Raider, sul remake di Tomb Raider 1, su Tomb Raider Catalyst e anche sui vari progetti multimediali di questo franchise, dicendoci anche che sarebbe stato annunciato tutto quanto proprio ai Games Awards. Ma andiamo con ordine. Andiamo a leggere per filo e per segno ogni post riguardante il film di Crash Bandicoot che il nostro Viz Cooper ha scritto durante questi anni e soprattutto quando ha dato la conferma totale tombale, ciao sommo, che il progetto fosse stato accolto da qualche major. Iniziamo. Il primo post è del 24 aprile 2023. Esattamente il giorno dopo il famoso post di Toys for Bob che ha fatto scaturire il mio vecchio video del 2023, in cui diceva: con l'incredibile successo cinematografico dell'idraulico? Sì, yeah, Plumber Boy, ennesimo riferimento allo spot storico di Crash 1. Pensiamo che sia giunto il momento per il debutto cinematografico di Crash. Che ne dici, Sony Animation? Taggando appunto il profilo Twitter ufficiale di Sony Animation. Il post dice: potrei anche dirti che è in lavorazione un film di animazione di Crash Bandicoot. In quel periodo però nessuno andò ad ascoltare Viz Cooper, anche perché all'epoca non era così conosciuto come adesso, e per di più alcuni credevano che stesse semplicemente cogliendo la palla al balzo per il post di Toys for Bob. Arriviamo poi al 29 ottobre 2025. Qui Viz Cooper dà direttamente il cartellino giallo, che nel suo modus operandi significa semplicemente che la voce è parzialmente confermata. L'adattamento di Crash Bandicoot è stato ampiamente esplorato negli ultimi anni. Le iterazioni hanno attraversato formati e studi diversi, fino ad approdare finalmente alla serie Netflix. È bello vedere come procede. In questo preciso istante ancora Viz Cooper non riesce a capire se la serie Netflix che è stata appunto leakata qualche mese fa ed il film di Crash Bandicoot siano la stessa cosa oppure no. Dà per assodato che siano lo stesso progetto. Ma poi andiamo avanti di un mese, il 17 novembre 2025. I miei occhi semplicemente non credono a ciò che ho appena visto. Con un personaggio della serie TV Dinosauri della Disney, da non confondersi con il film, che resta scioccato e gli cade anche la lattina dalla mano. Ed eccoci ancora a novembre 2025. Qui Viz Cooper lancia il sasso e fa un incredibile scalpore. Esclusivo, Crash Bandicoot torna nelle conversazioni in studio per il grande schermo. Ho visto un movimento prioritario sul fronte teatrale, con il personaggio che entra nelle prime fasi esplorative in vista dello sviluppo cinematografico. È ancora presto e potrebbe volerci del tempo. Ma ricordatelo. Continua poi dicendo: ne ho parlato un po' di tempo fa, ma gli ultimi sviluppi interni indicano che presto potrebbe esserci un passaggio allo sviluppo cinematografico. Non posso ancora condividere i dettagli specifici. Ma sì, c'è un vero e proprio lavoro in corso e ribadisco la parte cinematografica. Ci vorrà del tempo. Per poi concludere questo post del 17 novembre 2025 con: giusto per chiarire, non ho mai sentito nulla di concreto sulla serie in questione.
intende la serie animata di Netflix, che era stata da poco rivelata sul web. Pensavo che le voci sul film potessero essere cambiate, ma a quanto pare la parte cinematografica non è mai stata toccata. Se esisteva una serie, questa era separata. Il trattamento cinematografico è l'unica cosa che posso confermare come reale. Insomma, ci sta dicendo che se fosse esistita una serie animata su Netflix era totalmente scollegata dalla versione cinematografica che è in procinto di sviluppo. Cooper infatti sa unicamente del film di Crash Bandicoot, mentre della serie Netflix non sa assolutamente nulla. Prima che però partiamo a dire che la serie Netflix è falsa, ricordiamoci sempre che Daniel RPK ha commentato la notizia della serie Netflix, facendo appunto presagire che lui sapesse qualcosa. Quindi in questo momento abbiamo due progetti multimediali in corso, ovvero il film e la serie animata. Arriviamo al 2 gennaio 2026, ci avviciniamo sempre di più al giorno d'oggi. Il nuovo post di Viz Cooper dice: esclusiva. Una nota allegata allo studio segreto che sta valutando la realizzazione di un film su Crash Bandicoot. Il progetto è concepito come un film per famiglie accessibili a bambini e genitori, a un pubblico ampio, non basato sulla nostalgia o rivolto esclusivamente ai giocatori. Il formato non è stato ancora definito, si tratta di una fase preliminare. La realizzazione è prevista intorno al 2030. Cosa si evince quindi da questa nota realizzata direttamente da questo studio di animazione o di appunto film in live action che sta realizzando questo film di Crash Bandicoot? Che il film sarà per famiglie e per bambini, come ovviamente è il target di Crash Bandicoot, ma non sarà guidato né dalla nostalgia né sarà capito unicamente dai videogiocatori, e questa per me è una graditissima cosa, perché basta cavalcare la nostalgia, bisogna fare qualcosa di nuovo. Già fare un film è un qualcosa di nuovo, ma portare nuove persone, anche magari non soltanto bambini ma anche adulti che non si sono mai approcciati a Crash, con un nuovo film è la cosa più giusta da fare. Inoltre non si sa ancora il formato, non si sa se sarà totalmente animato come Super Mario oppure in tecnica mista, ovvero CGI e live action come i film di Sonic. Ma sappiamo che l'uscita è prevista intorno al 2030, che se ci pensate non è neanche tanto lontano. Ed infine arriviamo al 24 gennaio 2026, l'ultimo al momento post di Viz Cooper su Crash Bandicoot. Questo post dice: non mi aspetto che quest'anno venga annunciato un film su Crash Bandicoot, come al CinemaCon. Ne ho parlato quando l'idea era ancora lontana dall'essere realizzata, dato che ci voleva almeno un anno per ottenere l'approvazione, i diritti e definire l'ambito creativo. Le notizie ufficiali arriveranno molto più avanti, è solo un avviso per i fan. Se non altro, sarebbe una sorpresa enorme e inaspettata, anche per me, se venisse annunciata. Quindi, chiaramente, non dovremmo aspettarci niente quest'anno, lato film, ma questo fa ben sperare. Mai così tanto siamo stati vicini ad avere un qualcosa che sia di Crash Bandicoot, ma all'infuori dei videogiochi. Ci sono state in passato diverse idee per dei film, ma non sono mai andate così avanti come questa qui. E anzi, addirittura qui c'è proprio l'obiettivo di chiudere questo film e portarlo in sala. Questo non può far altro che darci una speranza. Un film di Crash Bandicoot è ufficialmente, anche se comunque non ancora rivelato, ma detto direttamente da una persona molto informata nel settore, ed in concomitanza ci sono anche altri diversi progetti. Incredibilmente, anche se non sta uscendo nulla in questi ultimi anni, stiamo avendo tanto movimento lato Crash da fine 2025 fino ad oggi, e questa è una grandissima cosa. C'è chiaramente qualcosa sotto ed è bellissimo vedere tutto questo, vedere come si evolve, vedere come nasce, cresce e corre per citare una famosa pubblicità, per poi vedere i progetti conclusi. Facciamo un attimo un rapido calcolo. Abbiamo CTR2, che è stato praticamente mostrato per errore una concept art sul banner di Binox, Iron Galaxy che sembra si stia occupando di un nuovo gioco di Crash, a questo punto immagino che possa essere un platform, una serie animata fatta da Netflix ed un film. Manca soltanto un fumetto o un manga e siamo a cavallo. È incredibile tutto questo movimento e chissà che cosa avremo poi alla fine, che cosa passerà. Anche se a questo punto arrivati io credo che tutti questi progetti abbiano già passato
la soglia del pericolo di cancellazione. Non stiamo parlando di Ubisoft, non cancellano dei giochi proprio il giorno prima dell'annuncio. Fortunatamente stiamo parlando di aziende un po' così, però ci sono diverse aziende, non c'è soltanto Activision, non c'è soltanto Microsoft, c'è Netflix di mezzo, c'è questa major di mezzo che sta facendo il film, quindi qualcosa si sta muovendo. E ve lo dico chiaro e tondo, ragazzi, una volta che esce il film, una volta che esce la serie, Crash non lo ferma più nessuno, perché come è successo con Sonic, che Sonic è stato trainato dal successo dei film, e come sta succedendo con Mario, che già aveva successo con i videogiochi ma adesso sta subendo una seconda giovinezza, Crash otterrà la stessa medesima cosa. Ed io non vedo sinceramente l'ora di vedere come sarà questo film, l'ora di vedere come sarà questa serie TV. Credo che ne vedremo delle belle. Anzi, facciamo così, secondo voi perché sta succedendo tutto questo? Perché si stanno muovendo tutti quanti adesso per fare qualcosa su Crash? Se volete sapere qualcosa di più, se volete che io faccia un video al riguardo, usate l'hashtag cosa succede per citare sia Agu Agu che Enrico. Non so voi, ma io ho un hype smisurato ed è bello parlare, è bello sentire che c'è Crash esiste, non è in pausa, perché ricordiamoci che cosa ha nella bio Crash sui social media. I don't chase trend, I crash them. Crash non insegue le mode, le distrugge. E cosa può voler essere mai se non appunto un ritorno in pompa magna con 2 videogiochi, una serie animata ed un film al cinema? Per me questa sarebbe la resurrezione, molto più dei remake di Crash 1, Crash 2 e Crash 3. Ma bando alle ciance, vi ricordo sempre l'hashtag cosa succede se volete un video esplicativo su quello che sta succedendo in questo momento con Crash, che ci sono un sacco di progetti che sono così all'attivo. E fino ad allora io vi do un bacio. Anche per oggi questo video finisce qui. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e oggi e per sempre viva Crash Bandicoot da guardare in sala con un pacchetto di popcorn che costano 10 euro. Immaginate andare in sala, no? E andate in biglietteria e fate: salve, un biglietto per Crash Bandicoot il film.